Zibù nel crocevia del tempo, episodio 5. Zibù fece un passo dentro il sentiero di luce e il mondo dietro di lui svanì come una porta chiusa piano. Sotto le zampe non c'era terra, era come camminare su una nuvola che reggeva. Non cadeva, non volava, restava sospeso, in equilibrio perfetto. L'aria cambiava colore lentamente, azzurro, poi viola, poi dorato, come un tramonto che respira. Intorno non c'erano alberi né case, solo un ronzio, come un orologio che prova a ripartire davvero. Zibù guardò le mani, tremavano. Luma fluttuava accanto a lui, più luminosa, e la sua luce sembrava indicare la strada. Grimbo avanzava poco dietro, silenzioso, con gli occhi seri. Questo è il crocevia! Sussurrò Luma. Qui il tempo non cammina! Sceglie! Zibù declutì. Il cuore batteva forte, non solo per paura, ma per responsabilità. Fece un altro passo e capì. Ogni passo era una decisione. Zibù si fermò di colpo. Davanti a lui comparvero 3 strade. La prima brillava di luce calda e rassicurante. La seconda era grigia, avvolta da ombre morbide come una coperta. La terza cambiava forma di continuo, come acqua che non decide dove scorrere. Zibù si guardò intorno lentamente. Qual è quella giusta? Chiese. Grimbo incrociò le braccia. Qui non esistono strade giuste, Disse. esistono solo conseguenze. E ogni scelta pesa, anche se sembra piccola. Zibù sentì un brivido e fece mezzo passo verso la strada luminosa. Da lì arrivavano suoni familiari, risate, voci, un cucchiaio che batte su una tazza. Per un attimo vide la sua casa e se stesso più piccolo, che correva senza paura. Potrei tornare indietro. Pensò. Luma si avvicinò, Il passato è caldo, sussurrò. ma non può camminare con te. Zibù ritrasse la zampa e respirò. Si voltò verso il sentiero che cambiava forma e l'aria davanti a lui si fece come uno specchio. Un'immagine balenò. Il villaggio era diverso, le finestre spente, il bosco troppo silenzioso. Vide Grimbo da solo, seduto su un gradino con lo sguardo basso. Zibù sentì il cuore stringersi. È questo che succederà? Chiese con voce sottile. Grimbo abbassò lo sguardo. È uno dei futuri possibili. Rispose. Zibù capì. Il futuro faceva paura, non perché fosse brutto, ma perché non era deciso. Allora guardò la strada grigia. Sembrava pesante, come una pietra che chiede sincerità. Fece un passo, sentì il peso del corpo, il battito del cuore e il respiro che entra e esce. Questo è adesso! Disse Luma dolce. Dove sei tu? Zibù ispirò piano. 1, 2, 3. Il presente era difficile, ma reale, e poteva ancora cambiare tutto. Zibù sollevò il campanellino del tempo e lo guardò a lungo, come si guarda una cosa preziosa quando hai paura di perderla. Poi provò a farla suonare. Ting! Il suono si fermò a metà, come se qualcuno avesse chiuso la bocca al campanello. Il campanellino tremò tra le sue dita. Una piccola crepa attraversò la superficie argentata, sottile ma chiarissima. Zibù spalancò gli occhi. No! Luma sussultò e la sua luce tremò. Qui il campanellino non può decidere da solo. Disse. Grimbo strinse i pugni. Ora decide chi lo tiene. Mormorò. In quel momento una voce profonda riempì il crocevia, senza corpo e senza volto. Per ricucire il tempo qualcosa deve restare qui. Zibù sentì un gelo nello stomaco. Guardò Luma, guardò Grimbo, guardò la crepa brillante.
Capì subito cosa stava chiedendo quel luogo. Nessuno poteva fare finta di nulla. Zibù chiuse gli occhi, le mani gli tremavano, eppure teneva il campanellino con delicatezza, come se fosse un uccellino ferito. Se lo lascio, Disse piano. non potrò più fermare il tempo. Luma si avvicinò e la sua luce gli scaldò il muso. Ma potrei viverlo! Sussurrò. Grimbo parlò sottovoce, senza ironia. Il silenzio non serve se non sai tornare a camminare. Zibù respirò profondamente, poi si chinò. Con gesti lenti posò il campanellino nel suolo di luce. Il crocevia cambiò colore, come se trattenesse il fiato. Una lacrima scese sul muso di Zibù. Grazie. Mormorò. La crepa brillò, il suono spezzato diventò luce e le 3 strade sparirono. Davanti a loro apparve una sola via, chiara e vera. Zibù fece un passo avanti. Il tempo non era più spezzato, era cambiato, insieme a lui. E nel villaggio, lontano, tutto riprese. Crescere significa accettare che non puoi controllare tutto. Puoi però scegliere con cura, perché ogni scelta lascia un segno e può aggiustare ciò che sembra rotto. Buonanotte bambini e buonanotte mamma e papà. Al prossimo episodio. Mua!